Posso iniziare facendo vedere una mia qualità? Nuova esperienza, andrò a girare il mio primo videoclip musicale. Ci tengo molto al fatto che escano le emozioni naturali. Sono veramente emozionato. Il male necessario è un titolo sintetico. Ed è un modo per ricordare che le cose brutte molto spesso sono delle opportunità. Quando passi attraverso la turbolenza hai paura di ballare. Ho sbagliato, sbaglierò, però non ho voglia di vendermi come un superuomo che non sono. Sanremo 2026. Eh sì, anche quest'anno seguirò Fedez a Sanremo. Ma se l'ultima volta è stato tutto dramma, incazzature e rivalsa, a sto giro le cose saranno un po' diverse. Io vorrei quest'anno riuscire a godermi l'esperienza Sanremo a pieno. Perché, oltre all'ansia e alle difficoltà di salire su quel palco, farò il mio esordio nel mondo dei registi. Playback con tutto distrutto dietro e voi più vicini possibile al vetro. Ma soprattutto, a causa di questo, Fedez e Masini dovranno combattere contro i propri demoni totalmente isolati dal mondo. Dobbiamo ringraziare Ale Della Giusta che ci ha dato la possibilità prima di comprimerlo questo dolore all'interno di noi stessi. Quando davvero è finito il vostro amore. E anche la sera che morì ero a suonare. Forse questa è l'unica colpa che do al mio lavoro. No, fare un videoclip normale. Ma si sa, Sanremo è Sanremo. È come un latitante a un passo dall'arresto. Ora non ho più bisogno di scappare. Quando abbiamo deciso che l'avremmo rifatto? A ottobre dell'anno scorso. Posso dire, sono contento perché rispetto alla prima edizione non mi riprende di nascosto. Ho visto che avevi il telefono in mano e stavi girando un video di sgamo. Why? Magari sapere che ogni tanto ad Ale Della Giusta viene il coronavirus. Era una battuta di Giacomo. Diamo a Giacomo quel che di Giacomo. Comunque, bando alle ciance. La canzone? Il brano si chiama Male necessario. Pensano tutti che sia una canzone triste, però in realtà è una canzone di eterna gratitudine agli eventi avversi che la vita ci propone. Ed è un modo per ricordare che non sempre le cose che noi valutiamo come brutte, sfavorevoli, possono essere viste solo ed esclusivamente come delle cose negative. Sanremo mio dibattito è stata un'esperienza traumatica, però oggi che si è consumata l'esperienza Fai un bel ricordo. è un'esperienza pazzesca. La canzone nasce proprio sulla scia dello scorso Sanremo. Tu che hai vissuto Sanremo come l'anno scorso, sai che diciamo non siamo partiti proprio felicioni. Come andiamo e torniamo. Io non disfolerò fino al martedì. Però è stata un'esperienza piena di significato per me. Ma, essendo un brano di coppia tra lui e Marco Masini, voglio sapere qualcosa anche sull'altro artista. Ho voluto anch'io proporre a Fede di inserire quello che mi era capitato sul finale della canzone, perché vado a raccontare di un momento difficilissimo dove in parecchi mi avevano etichettato, mi avevano condannato. Tu hai detto che avresti smesso di cantare perché ti arrivavano dei fax dove dicevano che tu emani energia negativa. Chiunque può scrivere canzoni belle o brutte, ma le canzoni non portano sfortuna, le canzoni non condizionano la vita di nessuno. E in quell'occasione abbiamo ascoltato per la prima volta il brano. Bella. Sanrenica. Super Sanremo. Sanrenica secondo me è molto matura. È una canzone profonda, secondo me. Bella. Questa è una canzone pensata per andare a Sanremo a differenza di Battiti. Questa è fatta per essere suonata da un'orchestra. Quest'anno possiamo arrivare meglio di quarti. Non mi fai fare la figura che vengo. Oh, almeno il podio stavolta. 78esimo posto. Brother, magari ci becchiamo e facciamo un po' di ragionamenti creativi, perché se tu devi fare il video, comunque anche la cover e tutto il resto devono essere collegati. Siccome quest'anno faremo anche il video clip della canzone, eccoci qua tornati. E quindi capiamo cosa fare, perché attualmente non ne ho la minima idea. Io non ho mai fatto un video nella mia vita di questo tipo, quindi intanto ti ringrazio per avermi dato questa fiducia. Dunque, ragioniamo un po' sul da farsi, ma al primo giro non esce fuori niente di che. Giusto così. Per le idee migliori bisogna avere pazienza. Vado quindi a trovarli in studio mentre lavorano alle ultime rifiniture del brano. Come si suol dire, i ragazzi sono tornati nel tempio. C'è anche la giusta, mi era dimenticato. Pensavo che non mi cagava più da quando fa le cose con Anna Pepe. No, bisogna ricordarsi da dove si viene per apprezzare le cose. Insomma, figa, sempre. Cioè non puoi fare le spade così, perché fare tutti per uno, come lo fai con Anna Pepe?
Non puoi farlo. Beh, questo è un ottimo inizio. Vogliamo dire che avevi già detto 20 volte che non volevi farlo, poi volevi farlo, poi non volevi farlo? Sì, ne possiamo parlare. Passiamo al pezzo, che in realtà pensavo fosse finito. Cosa facciamo qui? Oggi, a 10 giorni dall'annuncio di Sanremo, dobbiamo arrangiare il brano e poi io devo scrivere una piccola parte di testo che mi manca. Quanto è importante nella vita farsi odiare. Aveva ragione D'Annunzio a volersi autosbocchi. E poi c'è da scrivere la parte. Quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro. Qua devono entrare. Direttore d'orchestra. Succederà ciò che deve succedere. Anche nel buio si impara a vedere. Bello, anche nel buio si impara a vedere. E, quasi dimenticavo, i nostri eroi saranno effettivamente in gara? Anche quest'anno saranno 30 i protagonisti del Festival di Sanremo. Cominciamo coi primi 15? Vai, Fedez e Masini. Certo che sì, peccato che per causa di forza maggiore non abbiamo la reaction. Ho fatto un video un po' di merda perché stavo scopando mentre ho fatto l'annuncio. Dunque, a Sanremo si va. Quando finisce lo ciciliamo perché poi entra... Non rimane che raccontare a tutti l'idea che ho avuto per il videoclip. Siamo qui riuniti oggi per raccontare quella che è stata l'idea che ho avuto per il videoclip della canzone. L'obiettivo per me è che sia diverso, e che sia diverso per chiunque. È possibile perché io non so cosa cazzo sto facendo. Quindi facendo a caso, per forza verrà fuori qualcosa di diverso. Un video che a me è piaciuto moltissimo è il video che Rove ha fatto di Ma ancora. È un video in cui lui ha vissuto un'esperienza e poi ha preso dei video dell'esperienza e li ha messi insieme per andare a creare il video. Quindi la nostra idea è stata quella di pensare delle cose che voi avreste potuto fare e poi da quelle creavamo insomma il video della canzone. Ma al contrario di Rove, i nostri eroi non andranno a godersela in spiaggia, anche perché il brano parla d'altro. Ci tengo molto al fatto che escano le emozioni naturali, che saranno sia positive che negative, per continuare a seguire il filo della canzone, che è il male necessario che poi porta ad un risvolto positivo. Quanto credi che siano i tempi di lavorazione? Più si porta all'estremo, più escono le emozioni. Poi va a vostra sensibilità. Potete prendervi la vostra scatola di merda. Ma fortunatamente, subito dopo... A me piace perché non l'ho mai fatto. E non era scontato accettare da mostro sacro della musica italiana l'idea di un ragazzo di 27 anni così, su due piedi. Per me è come quando ero piccolo e ascoltavo la musica dei Genesis o dei Pink Floyd. Prima imparavo da quelli più grandi, adesso mi piace imparare da quelli più giovani. Va bene, allora, per me è una bella idea. Godo tantissimo, avevo molta paura che mi dicessero no, io non voglio fare una roba del genere. Che bello! Poi erano contenti. È anche una soddisfazione che una propria idea venga accolta in questo modo. Perfetto. I preparativi del videoclip iniziano e noi andiamo con i ragazzi alla prima presentazione del brano a Sanremo. Oggi si va a Sanremo, si fanno delle grandi foto. Ah, ok. Tutto qui? Vabbè, andiamo a vedere. Viaggetto veloce, che bambino, e ci siamo. Ciao. E nel frattempo ci raggiunge anche Marco. Maestro devastato oggi. Io mi ero messo anche la maglia viola per supportare. Intervistina, domande simpatiche. La nostra canzone in gara a Sanremo si chiama Male necessario. Chissà come racconteranno il brano. Un concetto anche espresso da Nietzsche, cioè di come il male necessario faccia parte dell'esistenza umana. E ora via con la lavagnetta. La parola chiave e nel testo della vostra canzone. una parola chiave ci sia. Se il passato. Ma non c'è. Quindi il passato. Mi ricordavo. Siamo a posto. Un momento incredibile. Sempre sul pezzo, Fede. I fan comunque sono in agguato. Dobbiamo scappare, signora, siamo in ritardo. Signora, siamo in ritardo. Ho capito, signora, ma se io sono in ritardo. Ci spostiamo quindi nello studio dove verranno scattate le foto ufficiali. Quindi adesso c'è la foto da vincitori, o no? Questo è il posto in cui poi verranno piazzati tutti. E dato che Fede il giorno dopo doveva andare in vacanza, Comunque, brother, dai, Million vole vieni con Sissi, è un peccato. scattano da soli per essere poi aggiunti al gruppone nella classica foto di copertina. No, con la spada, no, troppo. Un bacino? Beh, non è che perché gareggiamo insieme ci dobbiamo fare a vicenda. E poi chicchetta le foto con il premio. Ma hai appena vinto, non puoi avere quella faccia. C'è la faccia da serie B. E per tranquillizzare i grandi cospiratori non è tutto truccato. Semplicemente per portarsi avanti tutti i concorrenti fanno la foto con il premio, così nel caso in cui dovessero vincere è già tutto pronto per la messa in onda. Sono proprio un vero piacere, Ragazzi. Classico giro di interviste per i programmi TV La te con sorrisi e Fedez Marco Masini prima. e si passa al telegiornale. Siete due delle star di questo Sanremo. Chi l'ha detto? Non lo so. Sicuramente da parte mia un po' d'anzianità c'è. Non saremmo sicuramente in gara insieme se non ci fosse stato lo scorso Sanremo. Ma come
cazzo ti è venuto in mente di chiamarmi a far bella stronza? Ero a Miami e stavo ascoltando delle canzoni. Ho detto, cavoli, però sta raccontando qualcosa che sto vivendo in questo momento qua, no? E quindi non potevo esimermi dal farla. Siete diventati anche amici? Certo. Venivamo da un'esibizione l'anno scorso e da delle giornate in studio in cui ci siamo conosciuti bene, sia da un punto di vista artistico che umano. È difficile poi fare una collaborazione musicale se alla base non c'è anche un minimo di rapporto umano, no? Ma siamo sicuri? Pensate di conoscervi? No. Eh sì, perché tra poco verrà fuori tutto quello che deve venire fuori. Ma torniamo al tour sanremese e al momento degli autografi. Guarda, sta lottando per la vita. Non capisco. Massimo. Stanno facendo un'indagine. No, devi premere l'altro tasto. Voilà. È un fenomeno molto interessante questo. Ma che se ne fanno? Sono un collezionista di autografi, foto. Ah, qual è il più prestigioso che è? Not Way. E noi ne approfittiamo per chiudere un conto in sospeso. La signora Sardegna. Sardegna, signora, avevamo una domanda per lei. Ma lei è venuta dalla Sardegna per fare il pubblico? Guarda qua! Sì, il pubblico. No, per te. Grazie. È venuta per questo. Problema dice a tutti però. Chiaro. Dunque, entriamo. Salutiamo Carlo Conti e... Fedez e Masini. si sale sul palco a presentare a tutta l'Italia il brano, quantomeno a parole. Per te è la terza volta al Festival. Esatto. Per Maso La decima. la decima volta. Questa volta però è la prima volta in coppia. È nato questo feeling artistico che vi ha portato a scrivere questo brano che si intitola Male necessario. È un titolo che secondo me porta proprio a capire la vita come un viaggio meraviglioso dove è normale incontrare buche, salite, discese. E non sarei la persona che sono ora senza tutti quegli avvenimenti avversi e tutte quelle sfide che ho affrontato nella vita. La presentazione va benone e la giornata giunge al termine. Non resta che onorare una vecchia tradizione. Cosa abbiamo imparato oggi? Abbiamo imparato che le persone collezionano gli autografi. Che comunque è un'info da tenere a mente. Va bene ragazzi, è stato bello. Ci vediamo l'anno prossimo, raga. Giovedì sarà il grande giorno del videoclip che gireremo qua dentro e quindi adesso facciamo un check che tutto stia filando per il verso giusto. Qui rivedo Marco e Tania, producer di Ocean Code, senza cui sarei sinceramente stato completamente perso tra tutte le cose che ci sono da fare dentro un videoclip che io non conoscevo. Ah, giusto. Non vi ho ancora detto qual è il concept del videoclip. Abbiamo pensato di, in uno studio, creare 2 stanze e all'interno di queste stanze far succedere delle cose. La mia idea era proprio di non fare niente di recitato. E infatti ne vedremo delle belle. Vaga, culo, raga, dai. Mi sono emozionato tantissimo. Concettualmente e visivamente noi ci eravamo immaginati tipo quando nei documentari, nei film americani si vedono gli interrogatori, ci sarà tipo una sorta di vetro dove voi non potete vedere noi ma noi possiamo vedere voi, con sia una telecamera dentro e sia una che corre tra la stanza in cui c'è Fede e la stanza in cui c'è Maso. Sembra il film Soul. Sono l'enigmista. Fantastico. Sì, speriamo un po' meno cruento. Questo è ancora da vedere. Domani si continua la costruzione, sono veramente suggestive. Sono molto contento dell'esperienza nuova. A sto punto, flash forward e vediamo il set finito. Chi avrebbe mai detto che ci saremmo trovati in questa situazione? Non ho ancora visto come è venuto il set definitivo perché ho passato gli ultimi 2 giorni a vomitare, ma ora andiamo a scoprirlo. E per l'occasione devo calarmi nella parte. Ho deciso che terrò tutto il tempo gli occhiali perché la regista ha una nuova personalità un po' più sbarazzina. Non voglio ancora guardare, ho paura. Allora girati. No, voglio vedere, ok? No, va bene. Buongiorno a tutti. Noi siamo pronti, non resta che aspettare le star. Sei pronto? Non voglia di vomitare. Dottore, siamo pronti? Ma cosa ti aspetti tu? Non ne ho la più pallida idea perché nessuno mi ha detto niente. Vi rivelo cosa sta per succedere. Verranno messi in 2 stanze per 6 ore senza niente. Niente telefono, niente cibo. Non si mangia? Non si mangia. Niente sigarette. Pensa che quello non puoi portare dentro. Fuma finché poi che dopo non si può più fumare. Per quanto tempo? Finché sei dentro. Ma facciamo delle pause, si esce, si entra. Però non si esce, non si entra. E nemmeno niente orologi. Non ci sono orologi, quindi non si sa che ora sono. L'obiettivo è quello di fargli perdere la concezione dello spazio e del tempo in modo che si aprano tra di loro ed esca fuori la frustrazione di vivere il male necessario. È bello che voi viviate le emozioni che viveranno
saranno spontanee da vivere senza troppa preparazione. Spero sia stato anche bello viverlo per voi. Quella parte lì l'ho vissuta come la più emozionante, ovviamente un po' di lacrimuccia mi è uscita. E mentre gli farò delle domande attraverso una voce artificiale per distaccarli il più possibile dalla realtà, dovranno affrontare delle prove. Ma comunichiamo con qualcuno all'esterno? Sì. Tipo la CIA. Quando hai visto l'ultima volta il terrorista? Ah, ok. Di come non si veda niente. È incredibile. Cosa vedi? Io starei tipo 10 minuti, credo. Anche Fede. C'hanno una cassa proprio belle sparate addosso. E vi anticipo che Fede non sarà proprio felicissimo di alcune cose che abbiamo in serbo per lui. Per me è importante che passi il significato del brano. Eviterei di fare le cose tipo le stanze dove cadono i ragni, tipo Ciao Darwin. No, è tutta roba emotiva. Questi vermi schifosissimi saranno l'ostacolo per i ragazzi quando dovranno prendere le chiavi per liberarsi. Non vedo l'ora di vedere come. Il mio pensiero è quanto riesco a stare senza nicotina. Siamo? Ci siamo. Ultima sbarbata, goditela come fosse l'ultima. Come fosse l'ultima. Te lo davo, l'abbiamo già. No. Ah no! Guardalo. Perché non hai niente? C'ho questa qui, vabbè, ma dai, scusami. No, togli la pipetta. Ma perché? Anche Marco ha rinunciato a tutto. Ma io vedo ora. Sì, adesso vedi. E allora che cazzo serve se vedo? È che fra un attimo smetti di vedere. Solo perché mi vuoi tenere la mano. Esatto. Pronto? Vai. Adesso non si torna più dietro. Ma mi sta venendo l'ansia, raga. Perfetto, allora è giusto. Entra dentro. Ecco, sei arrivato. Entra dentro. Dove? Non capisco. Lì, entra dentro. Qua. Oh, ma sono da solo in sta cosa? No, ditemi che c'è gente dentro che poi mi fa bue. Non mi toccate. Adesso ti chiudiamo. Vuoi dire le ultime parole? Ritorneremo. Ok, perfetto. Divertiti, buona fortuna. E via. Apriamo le danze. Buongiorno Federico e Marco. Benvenuti in un'esperienza che va oltre la realizzazione di un videoclip. Preparatevi a un'esperienza intensa che non si limiterà a raccontare il male necessario, ma lo farà esistere. No, spera che ci sparate col teaser. E la tensione inizia a salire. Dai, culo, raga, dai. Raga, no, vi prego. Non deve essere una cosa emozionante. Si inizia super easy, qualche indicazione, i primi playback e i ragazzi sembrano prendere meglio del previsto la situazione, ma ancora per poco. Dai, raga, ma perché? Giratevi verso il bagno e chiudete gli occhi. Arriviamo. No, raga, dai, che cazzo. Cosa vuol dire giratevi verso il bagno e chiudete gli occhi? Vuol dire giratevi verso il bagno e chiudete gli occhi, in piedi. No, raga, no. Bello, esteticamente è stupendo. Anche loro mi sembra stiano reggendo. Non so come farli soffrire davvero. Adesso i vermetti un po'. Effettivamente, pensate a ritrovarvi in una stanza vuota, inermi e senza poter far niente. Non deve essere una bella sensazione, eh? E pensate che, anche nel remoto caso in cui qualcuno vi imprigionasse in 3 metri quadrati di stanza, esiste un modo per proteggere i vostri risparmi e addirittura farli crescere. Mentre siete lì, impotenti, come dei baccalà, la risposta a tutto questo è Trade Republic. Grazie ai piani d'accumulo gratuiti e personalizzati, puoi permetterti di accantonare in maniera sicura i tuoi risparmi. Aprire un conto Trade Republic è semplicissimo, gratuito e senza costi mensili da affrontare, a differenza di altre banche che fanno le furbette, dicono gratis e poi, come se non bastasse, mentre siete ancora imprigionati nella stanza senza poter fare niente e senza guadagnare un euro, Trade Republic invece che fa? Vi dà il 2% lordo annuo mensilmente sulla liquidità non investita. Il tutto poi viene gestito dalla piattaforma, dandovi un'esperienza di investimento semplice e in linea con le normative fiscali italiane. Con la carta Visa di Trade Republic poi ogni spesa diventa un'opportunità per investire grazie a 2 semplici funzioni. Il SafeBack 1% che reinveste automaticamente l'1% dei tuoi pagamenti con carta idonei in un piano d'accumulo a tua scelta, e il Roundup che arrotonda i pagamenti e investe la differenza nelle tue azioni o ETF preferite. Inoltre la carta puoi scegliere se averla virtuale, totalmente gratuita, fisica per soli 5 euro o per 50 euro nella modalità Mirror. Vi lascio il link in descrizione per scaricare Trade Republic e per chi mi guarda dalla TV, qui il QR code. E questa volta l'ho pure beccato a giusta posizione.
Cazzo se pesa, eh? Insomma, affidare i tuoi risparmi a Trade Republic ti garantisce sicurezza, anche se sei per qualsiasi motivo rinchiuso da qualche parte, come Fede e Masini. E vabbè, è andata così. Si mangerà dopo. Vogliamo chiedere se preferiscono questo o il cibo? Cioè questo nel senso fumo o cibo? Preferite del cibo o della nicotina? Cibo. Nicotina! E poi diciamo, ok, e noi abbiamo invece scelto quello. Ottimo, non importava, tanto decidiamo noi. Arriva della nicotina. Non la voglio la nicotina. E forse anche del cibo, dipende da come volete vederla. No, io non le metto mai dentro. Gne. Questi li uso per andare a pescare. Sono dei verbi. No, ma potete tenervela sta roba, raga. Io ho smesso di fumare. Potete prendervi la vostra scatola di merda. Sicuro? Ci sono anche le chiavi per liberarti all'interno. Io mi sono liberato di già. Dai, devo prendere sta roba. Cioè, mi hanno preso per il c***o. E non la volevo la nicotina. Ti tocca ricominciare a fumare. Sapete cosa vi dico? Ma vai a cagare, va. E si riparte con il playback, ma ogni volta loro sono sempre più provati. Basta. Io ora un verme me lo mangio, Proviamo a farli interagire. Fate un po' di amicizia. State condividendo questa cosa e non avete mai parlato. Secondo te cosa accomuna te, Marco? Secondo me è una carriera segnata da tanti alti e da tanti bassi. Ed è un artista che ha tanto da raccontare e ancora tanto da dire. Ma, nonostante la vicinanza sia artistica che fisica, i due non si sono mai parlati per le prime 2 ore di tutto l'esperimento. Fatevi una domanda a testa. Questo Sanremo, come te lo vivi? la vivo bene. Per me è un Sanremo nuovo perché prima di tutto è la prima volta che faccio un Sanremo in coppia e poi perché lo affronto con una consapevolezza diversa, con un progetto diverso. Poi si divide il peso in 2 del palco. Come ti vedi domani? Uno dovrebbe interiorizzare che vivere il presente è un po' l'unica scelta che hai, no? Hai mai pensato di lasciare la musica? Mai! E che vado a fare? Non so fare altro. La musica l'ho, bene o male, conosciuta attraverso mia madre e l'ho persa a 19 anni ed è anche per questo che non ho mai pensato di smettere. Io la faccio perché mi piace. La musica per me è sempre stata una donna della quale io sono sempre stato innamorato. Anzi, un pochino mi rompe i c***o di morire perché dovrò smettere. Ma paradossalmente, dopo qualche interazione, Fede è visibilmente ancora più a disagio. Ma dobbiamo continuare? Boh, se non ci fermano, tanto ci sa un cazzo da fare. Mentre Maso vedevo che se la stava godendo e stava dando tutto se stesso. Se tu fossi tuo figlio, cosa non ti piacerebbe di tuo padre? Che a volte non è sempre presente come dovrebbe essere, non intendo fisicamente, intendo con l'affetto che un genitore dovrebbe dare. Il male necessario è anche prendere coscienza che volente o nolente tu sei e sarai i traumi dei tuoi figli. Quindi quello è più un messaggio di scuse, che vogliamo, cioè più chiedere scusa. Rimaniamo in tema famiglia. C'è qualcosa che rimpiangi? Forse di non essere stato vicino a mia madre i giorni finali, via, della malattia. Neanche la sera che morì ero a suonare. Forse questa è l'unica colpa che do al mio lavoro. Vuoi dirle qualcosa? Che sono orgoglioso di averla avuta come madre, altrimenti non sarei ancora qui per portare in fondo il suo amore più bello, che era il canto, era la musica. Qual era la sua artista preferita? I suoi artisti preferiti erano Mattia Bazar. E una delle canzoni che mi ha fatto suonare per primo al pianoforte, all'organetto, giocattolo di quei tempi, era Solo tu dei Mattia Bazar. Solo tu. Perché non sei così presente? Credo che nell'arco della vita possano accadere degli eventi che non ti facciano essere sempre presente a te stesso. Se tuo figlio avesse la consapevolezza di un adulto, cosa gli diresti? E mi spiace se possa aver sofferto nel periodo della separazione dei suoi genitori. Ho sbagliato, sbaglierò, cercherò di migliorarmi, però non ho voglia di vendermi come un super uomo che non sono. C'è qualcosa che ti manca nella vita? A volte un po' di serenità, quando si ha meno, a volte si riesce a trovare più facilmente la serenità. Anche la salute ti può togliere la serenità. E allora, queste tempeste, ricordiamole. Tento il suicidio per questa ragazza. Come stai? Dove sono i cecchini? Sempre posso chiedere quando davvero è finito il vostro amore? Sono stati 3 anni molto difficili. Come se non bastasse, ordiniamo agli uomini in nero di infastidire ancora di più Fede, che, nonostante tutto, sembra essersi un po' emotivamente spento.
Dall'altra parte Marco continua a metterci l'anima. Giuro, è stato proprio un cucciolo. Mi fa piacere che la compagnia dei miei amici vi sia piaciuta. Serviva proprio ad innervosirvi. Ora preparatevi a sfogarvi. La differenza che avevano nelle reazioni è stata veramente molto affascinante. Ora, però... Com'è? Beh, intanto grazie. Per cosa? Per tutto, per esserti fidato, per aver parlato, per aver raccontato. E la gioia più grande per me è sentire che quell'esperienza in qualche modo li ha toccati. Quando si ascoltava altri pezzi di Mattia Bazar, bello di ascoltare, mi emozionava tantissimo. Mi emozionava tantissimo. Quando siamo entrati nel discorso familiare, quello è il mio punto debole. Un male necessario è capitato a mia sorella, perché con la morte di mia madre a 19 anni, a 14 anni lei è diventata una madre per me, che ne avevo 20. Ma si saranno resi conto da quanto sono lì dentro? Che ore sono secondo te? Secondo me sono le 4:15. Alle 3:30, 4. 5:30. Come passa il tempo, quando si guardano i video di Tony F. Fidati, è bellissimo. E finalmente, dopo tutte le prese male, possono sfogarsi. Adesso ultimo atto. Vediamo tante cose e potete fare tutto quello che volete. Così si può rompere. Ragazzi, ma il piede di porco si impugna dalla parte del piede o del porco? Tutti pronti? 3, 2, 1, vai. Potete anche lanciare le cose, non dovete per forza alzare e fare il baseball, perché se vi mancate... E io ho mancate 5 o 6! Sì, amico mio, forse anche qualcosina in più. Vabbè, continuiamo. Non è figo se sbattete contro la parete da quella che va controllata, così siete uno contro l'altro. Ok! Non avendo mai fatto regista è stato un po' complesso, soprattutto per l'importanza del progetto, arrivare subito e dire adesso tu fai così, tu fai colà, pipipipipò. Però appena ho preso un po' confidenza, ho visto che sia Marco che Fede si fidavano di me, mi sono divertito tantissimo a dare ordini. Allora, rifacciamo senza occhiali. E Marco, dopo se lo spacchi il tavolino, non rimaniamo qua. Vicini al vetro possibile. Dai che ci siamo quasi, siete stati dei bravissimi. E dopo ore e ore, finalmente si liberano. Senti, Marco ha deciso che rimane lì. Bello, bravo. Ultimo di playback. Ho fame. Ultime inquadrature. Decidiamo un momento e uscite insieme entrambi. Facciamolo sul battere. Non è necessario. E questa dura ma divertente, arricchente e chi più ne ha più ne metta giornata di lavoro volge al termine. È stata davvero un'esperienza unica. Figo, bellissimo. Bravo. Grazie, bravo. Grazie. Lo faccio già un po' con i miei video, di avere un'idea e vederla che pian piano si manifesta davanti ai miei occhi, ma per un altro progetto, bello. Poi il mio obiettivo è un po' imparare a fare di tutto, perché credo che un artista è forte quando è capace in più ambiti, perché in uno se ci si specializza e ci si impegna, più o meno tutti ce la possono fare. Ma tipo Farrell, che sa fare 100.000 cose, per me è il GOT. E con questa, anche questa è fatta. Com'è, quindi sei stanco dopo un giorno da review? È stata una cosa diversa dal solito. Posso dire che mi è piaciuto? È stato bellissimo. Ma la nostra avventura ovviamente non è mica finita. Qui non rimane che salire sul palco e dimostrare di aver fatto la canzone di Sanremo 26. Sono veramente molto onorato di condividere questa parte del mio percorso artistico insieme a lui, perché è veramente un grande artista. Lui si meriterebbe di vincere Sanremo, molto più di me. Scarica ora Trade Republic dal link in descrizione o dal QR code che ti metto qui e che posso anche muovere per rendertela un po' più difficile, ma so che tu ce la puoi fare. Nel prossimo episodio Mi sento immerso nell'atmosfera sanremese. E adesso bisogna dimostrare. Fedezia e Masini 8.5, la coppia è perfetta, un brano intenso e vero. Lui inizia cantando, quindi per lui è una bella prova. E adesso veloce a vedere il videoclip.